Ciao a tutti, ciao, siete benvenuti di nuovo. Se sei arrivato qui adesso tramite questo video, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare le notifiche per ricevere sempre tutti gli aggiornamenti che pubblicherò qui. Se sei un amico rimista come me, sono sicura che il mio contenuto ti piacerà. Io mi chiamo Tatiana Bertin, sono brasiliana di nascita e la mia famiglia è di origine italiana, quindi sono italiana di cuore e sangue e vivo nella provincia di Torino. Sto riproducendo qui le mie creazioni, sono schemi di mia autoria che condivido con molto piacere e affetto, perché credo che ciò che creo di bello debba essere condiviso con tutti, così possiamo crescere tutti insieme. Questa bambola ha un corpicino con una forma diversa. Le gambe si piegano e la forma del sederino le permette di stare seduta. Anche la testolina si muove. Lei è Maria Alice, il tutorial più visto sul mio canale brasiliano e ora li ripropongo qui. Se sei curiosa di conoscere le mie creazioni, i link del mio canale, del mio altro canale, il mio canale brasiliano, è nella descrizione del video e lì trovi anche i link al mio Facebook e Instagram. Adesso ti mostrerò tutti i filati e materiali che ho utilizzato per realizzare questa bambola, cominciando dal filati. Questo è il filato che ho scelto per riprodurre le mie bambole perché mi piace molto il risultato finale. L'amigurumi può essere realizzato con qualsiasi filato, senza restrizioni, cioè che cambia è l'aspetto finale. Alcuni danno un aspetto più raffinato, altri più rustico. Per questo schema, con lo scopo di mantenere le proporzioni, consiglio di iniziare e terminare sempre con la stessa marca e lo stesso spessore di filato, ok? E di usare lo stesso uncinetto per tutto il processo. Per questa bambola ho utilizzato i filati della marca Tre Sfere Fioco 100% cotone. Per la pelle ho utilizzato il colore numero 7300. Per le mutandini il colore 7011 panna. Per i capelli il colore 7060. Vestito il colore 7410 e questo giallo 7216. Per le scarpe ho utilizzato bianco e questo stesso marrone dei capelli e anche per questo dettaglio di capelli è bianco, per gli occhi un po' di bianco e un po' di nero. Gli altri materiali che ho utilizzato: occhi numero 12 mm, uncinetto numero 220 mm, sempre questo uncinetto, non ho cambiato, mai cambiato, imbottitura, spilli, contapunti, segnapunti sempre, ago, un pezzo di plastica, un pezzo di plastica, forbici, colla a caldo e il manico di un spazzolino da denti per fermare la testa. E ora che ho già presentato Maria Alice in materiale, passiamo alla cosa più importante. Sorriso, amore nel cuore e buoni sentimenti mentre lavoriamo, così chi riceverà questa bambola riceverà anche tutte queste cose positive.
perché il lavoro manuale trasmette l'amore con cui è stato realizzato. Va bene, ragazze? Mettiamoti al lavoro. Per iniziare, lavora un anello magico, i 6 maglie bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Riga numero 2, lavora 6 aumenti. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto e ultimo aumento, sesto aumento. Riga numero 3, lavora per 4 volte 2 maglie basse, 1, poi 2 maglie basse e un aumento per 4 volte. Questa è la prima volta. 1, 2 maglie basse e un aumento. Seconda volta. 1, 2 maglie basse e un aumento, che è la terza volta, e la ultima, 1, 2 maglie basse e un aumento. Ora per 3 volte lavora 16 maglie basse, riga 4, 5 e 6. Riga numero 7, iniziamo questa riga lavorando 4 maglie alte incomplete e poi finiamo tutti insieme. Ti faccio vedere. La prima maglia, tutto nella stessa maglia, va bene? La prima maglia alta, incompleta. La seconda, incompleta. La terza e la ultima, la quarta. E ora tutti insieme per finalizzare, va bene? E dopo lavorato questa parte di 4 maglie alte incompleta, lavora 13 maglie basse, 1, questa è la prima maglia di questa riga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E per finire questa riga lavora una diminuzione. Riga numero 8. Per 3 volte lavora una diminuzione e 2 maglie basse, la prima diminuzione, una diminuzione, 2 maglie basse per 3 volte. E ora 1, 2. La seconda diminuzione, 1, 2. E la terza,
1, 2. E per finire la riga lavora una diminuzione, fascia qua, una diminuzione e una maglia bassa, e una maglia bassa, una diminuzione e una maglia bassa. Riga numero 9, lavora 11 maglie basse. Riga numero 10, lavora per 3 volte un aumento e 2 maglie basse. Uno, 2. Seconda volta un aumento e 2 maglie basse, 1, 2, e la terza e ultima volta un aumento e 2 maglie basse. Ora lavora un aumento e una maglia bassa per finire la riga. E da qui in poi deve aggiungere gradualmente l'imbottitura, ok? E ora lavora per 8 volte dalla riga 11 alla riga 18, ci sono 8 volte per lavorare 15 maglie basse. E dopo aver lavorato 8 volte di 15 maglie basse, lavora in questo giro una maglia bassa e una diminuzione per 5 volte. Riga numero 20, lavora 10 maglie basse. Riga numero 21, lavora in questo giro un aumento e una maglia bassa per 5 volte. Ora lavora per 12 volte dalla riga 22 alla riga 33. Ci sono 12 volte lavorando 15 maglie basse. E dopo aver lavorato 12 volte di 15 maglie basse, chiuderemo i bordi unendo i lati con 7 maglie basse. Assicurandoci, difficile, di allineare un'estremità con il dito della bambola, così, ok? Se necessario puoi fare un po' di maglie basse o disfare alcune maglie per allineare il dito della bambola. Un'altra cosa importante, non deve aggiungere imbottitura agli ultimi 5 giri. Ora sì, chiuderemo. 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la ultima maglia 7. E quando finita questa riga di 7 maglie basse puoi tagliare il filo e fermarlo. Ora torna dietro il video per fare l'altro braccio. Ora iniziamo a lavorare dalle gambe e come abbiamo fatto con le braccia realizzeremo 2 pezzi identici, non ci sono differenze tra le gambe destra e quella sinistra, ok? Iniziamo con 8 catenelle. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Salta la prima catenella e lavora 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora lavora 4 maglie basse insieme, 1, 2, 3 e 4. Poi lavora 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 maglie basse e per finire la riga lavora 3 maglie basse insieme. 1, 2 e 3. E così la prima riga è pronta. Riga numero 2, inizia questa riga lavorando un aumento. Ora lavora 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5. Lavora 4 aumenti. Primo aumento, secondo, terzo e quarto. Ora lavora 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e per finire la riga 3 aumenti. 1, 2 e 3. Riga numero 3, lavora 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie basse. Ora per 4 volte lavora una maglia bassa e un aumento. Questa è la prima volta, una maglia bassa, un aumento, seconda, una maglia bassa, un aumento, la terza, una maglia bassa e un aumento la quarta volta. Lavora 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ora una maglia bassa e un aumento per 2 volte. Una maglia bassa, prima volta con aumento, una maglia bassa e il secondo aumento, la seconda volta. Ora è il momento ideale per realizzare la soletta plastica che servirà da suola per tenere i piedi della bambola piatto sotto. Va bene? La prossima riga, riga numero 4, lavora in BLO 32 maglie basse. 1, 2, 32 maglie basse in BLO. Prossima riga, riga numero 5, lavora 32 maglie basse. Ora la maglia è normale, maglie basse normali. 1, 2, 3, 32 maglie basse. Riga numero 6, inizia questa riga lavorando 7 maglie basse. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 maglie basse. Ora lavora per 4 volte una diminuzione e 2 maglie basse. Una diminuzione, 1, 2. Seconda, una diminuzione, 1, 2. Terza, una diminuzione, 1, 2 e la ultima quarta, una diminuzione, 1, 2 e per finire la riga lavora 9 maglie basse. Riga numero 7, inizia questa riga lavorando 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5. Ora per 4 volte una diminuzione e 2 maglie basse. La prima volta una diminuzione, 1, 2. La seconda una diminuzione, 1, 2. La terza una diminuzione, 1, 2 e la ultima, la quarta volta, una diminuzione, 1, 2 e ora per finire la riga lavora 7 maglie basse. Prossima riga, riga numero 8. Io ora vi consiglio a lavorare con la soletta all'interno dei piedi, ok? Riga numero 8, inizia questa riga lavorando 7 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora per 2 volte lavora una maglia bassa e una diminuzione. La prima volta, ok, la seconda una maglia bassa e una diminuzione. Ora lavora 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e per finire questa riga lavora 2 diminuzioni, la prima e la seconda. Riga numero 9, inizia questa riga lavorando 6 maglie basse e dopo aver lavorato 6 maglie basse lavora per 2 volte una diminuzione e una maglia bassa. La prima volta è pronta, ora la seconda, una diminuzione. Questa parte è un po' difficile perché è stretto. E una maglia bassa. E per finire la riga lavoro 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Riga numero 10 e riga numero 11. Per 2 volte lavora 18 maglie basse. Riga numero 12. Riga 12, inizia questa riga lavorando 3 maglie basse. 1, 2 e 3. E dopo aver lavorato 3 maglie basse, lavora un aumento.
Ora lavora 9 maglie basse. Dopo aver lavorato 9 maglie basse, lavora un aumento e per finire la riga lavora 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Ora puoi iniziare a aggiungere l'imbottitura principalmente in questa parte dei piedi, perché dopo sarà difficile fare questa cosa, ok? Ora lavora per 4 volte 20 maglie basse, riga 13, 14, 15 e 16, ok? 4 volte 20 maglie basse. Prossima riga, riga numero 17, lavora 5 maglie basse, un aumento, 10 maglie basse, un aumento e per finire la riga 3 maglie basse. E ora per 5 volte dalla riga 18 alla riga 22, ci sono 5 volte per lavorare 22 maglie basse per giro. Riga numero 23, lavora questa riga. Inizia a lavorare questa riga con 2 diminuzioni, 1, 2, e ora lavora 18 maglie basse per finire, 2 diminuzioni e 18 maglie basse. La prossima riga sarà un giro incompleto, poiché la intenzione è quella di fermare il filo in questa estremità. Questa gamba già ho lavorato questo giro di numero 24 e guarda, il filo è in una delle estremità, ok? Se anche dopo aver lavorato questa riga e il filo non è fermo in questo punto, non si arriva in questo punto, devi lavorare una o due maglie basse finché arriva qua, ok? Guarda, la prossima riga lavora, riga numero 24, 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4 maglie basse. Ora lavora 2 diminuzioni, prima, seconda, 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 2 diminuzioni. Questa è la riga del numero 24. Finita qua, 2 diminuzioni. Per me penso che una maglia in più per fare di questo modo, arrivare in questo modo, in questo punto nell'estremità. Va bene? Questa è la riga di numero 24 finita. E ora lavoreremo sulla prima chiusura della gamba, quella che simulerà il ginocchio, ok? Prima di chiuderla, ripieni la gamba con l'imbottitura e con la punta rivolta sul lato opposto a te. Guarda, io sono qua, la punta è rivolta verso l'esterno. Lavora 8 maglie per chiudere i bordi. 1, 8 maglie basse, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e la ultima maglia 8.
E ora con la punta dei piedi rivolta verso di voi, guarda io sono qua, la punta di piedi rivolta a me, inizieremo il giro di numero 26. Lavoreremo sulle due asoli della maglia, questa, la prima e qua la seconda, le due asole. Ok? Le due asle della maglia per tornare ad avere una forma tubulare. Inizio lavorando in FLO 8 maglie basse. In questa prima maglia lavoro la prima maglia bassa, è la più difficile da fare perché è nell'angolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora gira il lavoro e lavora 8 maglie basse in questi asoli. La prima sempre più difficile. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e la ultima 8. E questa è la riga del numero 26 pronta. Riga numero 27, inizia questa riga lavorando qua un aumento nella prima maglia della riga del numero 26, inizia la riga del numero 27 con un aumento. È troppo larga. Un attimo per favore. Ora sì, 1, la seconda maglia per fare l'aumento. Un aumento, ora lavora 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 5, no 5, 5 e 6. Ora lavora 2 aumenti. Il primo aumento, il secondo aumento, lavora 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e per finire questa riga lavora un aumento. Ora per 2 volte riga 28 e riga 29, lavora 20 maglie basse. Riga numero 30, lavora per 2 volte in questo giro, un aumento e 9 maglie basse. Riga numero 31 e riga numero
32, lavora per 2 volte 22 maglie basse. Riga numero 33, lavora una maglia bassa per iniziare, ora lavora un aumento. Una maglia bassa, un aumento per iniziare. Ora lavora 10 maglie basse e dopo aver lavorato 10 maglie basse lavora un aumento e per finire questa riga lavora 9 maglie basse. Ora per 3 volte lavora 24 maglie basse, riga 34, 35 e 36. Riga numero 37. Inizia questa riga lavorando 3 maglie basse. 1, 2, 3 maglie basse. Poi lavora un aumento. Ora lavora 11 maglie basse. E dopo aver lavorato 11 maglie basse lavora un aumento e per finire questa riga lavora 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora per 4 volte riga 38, 39, 40 e 41. 4 volte per lavorare 26 maglie basse per giro. Riga numero 42. Lavora 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4 maglie basse. Ora lavora 2 diminuzioni. Prima, seconda, poi lavora 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maglie basse, poi lavora 2 diminuzioni, 1 e 2. E ora 6 maglie basse per finire. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E ora con la gamba completamente imbottita dovresti portare il filo fino a questa estremità, in modo da poter realizzare la seconda chiusura. Con maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, penso che 5 basta, no, uno in più, 6. Ok? Devi prendere il filo in questa parte per chiudere i bordi. Ora per chiudere i bordi lavora 11 maglie basse unendo i lati. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, la ultima 11. E così la gamba è pronta. La gamba è pronta e si può tagliare il filo e fermarlo, va bene? Ricorda che devi tornare il video indietro per lavorare la seconda, che è la stessa cosa. Iniziamo a lavorare il corpo della nostra bambola e con le caviglie della bambola rivolti verso di voi, ok? Io sono qua, caviglie, io qua. Iniziamo a lavorare in F e LO con un filo del colore scelto per i mutandini. Iniziamo la prima riga. Qua nella prima maglia in F e LO, ok? Lavora una catenella per iniziare, per fermare il filo. Ora lavora un aumento. Sempre in FLO, in questo momento, lavora 9 maglie basse. Dopo aver lavorato 9 maglie basse, lavora un aumento nella ultima maglia. Ora lavora 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e lavora la stessa cosa in questa gamba. Un aumento nella prima maglia, un aumento nella prima maglia, nove maglie basse e dopo aver lavorato 9 maglie basse nella seconda gamba, lavora nella ultima maglia un aumento. Ora gira il lavoro e lavora la stessa cosa, un aumento, ora utilizzando questi asoli qua davanti, un aumento nella prima maglia, 9 maglie basse e un aumento. Poi 4 maglie basse nelle catenelle, un aumento, 9 maglie basse e un aumento. La stessa cosa che hai fatto dietro, devi fare davanti. Un aumento, 9 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E nella ultima catenella, nella ultima maglia, un aumento. Ora sì, catenelle, lavora 4 maglie basse, una maglia per ogni catenella, 1, 2, 3 e 4. Qua lavora un aumento, 9 maglie basse, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, ops, 8 e ora 9 e nella ultima maglia lavora l'aumento. E così la prima riga del corpo è pronto. La prima riga del corpo è pronta. Ora iniziamo la seconda riga. Lavora un aumento nella prima maglia. Ora lavora 28 maglie basse. Ricorda che qua ci sono 4 catenelle e deve fare una maglia bassa per ogni catenella, va bene? 28 maglie basse. E dopo aver lavorato 28 maglie basse, lavora 2 aumenti. Primo aumento. Secondo aumento. Ora lavora 28 maglie basse, qua 28 maglie basse. E dopo aver lavorato 28 maglie basse, nella ultima maglia lavora un aumento. La seconda riga è pronta. Riga numero 3, inizia questa riga lavorando 2 maglie basse. 1 e 2. Ora fai attenzione perché iniziamo a lavorare in mezza maglia alta. Va bene? Lavora qua 28 mezze maglie alte. E dopo aver lavorato 28 mezza maglia alta, 28 mezze maglie alte, continua questa grammatica. Continua a lavorare in maglia bassa, 34 maglie basse per finire la riga, va bene? 34 maglie basse. Riga numero 4, inizia questa riga lavorando 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Ora in mezza maglia alta, lavora 26 mezze maglie alte, 26. E dopo aver lavorato 26 mezze maglie alte, lavora per finire la riga 35 maglie basse. 35 maglie basse per finire. Riga numero 5, inizia questa riga lavorando 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4 maglie basse. Ora in mezza maglia alta lavora 24 mezze maglie alte, 24.
E dopo aver lavorato 24 mezze maglie alte, lavora 36 maglie basse per finire la riga. Riga numero 6. Inizia questa riga lavorando 5 maglie basse. 1, 2, 3, 3, 4, 5 maglie basse. Ora lavora, ops, ora sì, ora lavora 22 mezze maglie alte e dopo aver lavorato 22 mezze maglie alte lavora 37 maglie basse per finire la riga. Riga numero 7. Inizia questa riga lavorando 6 maglie basse, poi lavora 20 mezze maglie alte e per finire la riga 38 maglie basse. 6, 20, 38. Ora per 7 volte lavora 64 maglie basse, dalla riga 8 alla riga 14. Ci sono 7 volte per lavorare 64 maglie basse per giro. La prossima riga è la riga del numero 15 che deve lavorare per 4 volte 14 maglie basse e una diminuzione in questo giro. La prossima riga del numero 16, deve lavorare in questo giro per 6 volte 8 maglie basse e una diminuzione. E quando finita la riga del numero 16 si può tagliare il filo per fermarlo. Io faccio di questo modo. Salto la prossima maglia e in questa maglia, nella seconda, dall'esterno all'interno, e ora ritorno con il filo nell'origine, qua, ok? E dentro fermo. Ora torniamo a lavorare con il filo colore pelle. Deve inserire il filo nel centro della schiena della bambola e lavorare in BLO. Lavoro una catenella per fermarlo. Ok, ora lavora 54 maglie basse in BLO. La prima maglia deve lavorare nelle stesse maglie che hai fatto, che hai inserito il filo. Ok, questa è la prima maglia, deve lavorare 54. Riga numero 18, lavora in questo giro per 6 volte 7 maglie basse e una diminuzione. Riga numero 19, inizia questa riga lavorando 3 maglie basse, 1, 2, 3 maglie basse e una diminuzione. Poi lavora per 5 volte 6 maglie basse e una diminuzione,
6 maglie basse e una diminuzione per 5 volte e per finire la riga 3 maglie basse. Ora per 8 volte dalla riga 20 alla riga 27. Per 8 volte lavora 42 maglie basse per giro. Prossima riga è riga numero 28. Inizia questa riga lavorando 12 maglie basse. Dopo aver lavorato 12 maglie basse, lavora una diminuzione e ora lavora 18 maglie basse. E dopo aver lavorato 18 maglie basse, lavora una diminuzione e per finire questa riga lavora 8 maglie basse. Prossima riga, riga numero 29, lavora 40 maglie basse. Nel prossimo giro, giro numero 30, attaccheremo le braccia al corpo. È un procedimento abbastanza semplice, anche se alcuni potrebbe sembrare complicato. Basta posizionare le braccia ai lati del corpo in questo modo e lavorare insieme le maglie basse. Non non cambieremo il numero di maglie in giro. Continueremo con 40 maglie basse. Quindi vi mostro come fare. Ho già posizionato qua le braccia nel punto in cui verranno attaccate. Non c'è nessun segreto, è ai lati del corpo. Ora lavoreremo maglie basse fino a raggiungere nella posizione della braccia. E quando arrivo qui, lavoreremo maglie basse per unire le due pezzi, corpo e braccia. Passo nella maglia del braccio, passo nella maglia del corpo e lavoro la maglia bassa. E ora continuo a lavorare maglie basse fino alla posizione dell'altro braccio e fa la stessa cosa. Non deve fare nessun aumento o diminuzione in questo giro, solo maglie basse, 40 maglie basse in totale. La prossima riga, riga numero 31, lavora per 4 volte, 8 maglie basse e una diminuzione. Riga numero 32, inizia questa riga lavorando 2 maglie basse e una diminuzione, poi lavora per 5 volte 4 maglie basse e una diminuzione e per finire la riga 2 maglie basse. Adesso deve inserire l'imbottitura nel corpo della bambola, soprattutto in questa parte per creare il sedere della bambola e darle la forma in modo che possa rimanere seduta, va bene? Adesso ti chiederò di separare l'oggetto che userai per sostenere la testa della bambola. Mi piace molto usare il manico di un spassolino da dente per due motivi. Diamo una vita utile più lunga a questa plastica, facendo così riciclo. E l'altro motivo è che il manico dello spassolino offre un eccellente sostegno alla testa. Lo uso praticamente tutto il manico, togliendo soltanto la parte della testina del spassolino. Ok? Non ho ancora tagliato la testa del mio spassolino, ma è già posizionato nel corpo, guarda.
E adesso lavoreremo il giro del numero 33. Per questo giro lavora 3 maglie basse e una diminuzione 6 volte in questo giro. La prossima riga, riga del numero 34, lavora per 6 volte in questo giro, 2 maglie basse e una diminuzione. E ora per 15 volte lavora 18 maglie basse, dalla riga 35 alla riga 49. Ci sono 15 volte per lavorare 18 maglie basse per giro. E dopo aver lavorato 15 volte di 18 maglie basse, lavora la riga del numero 50 che deve fare una maglia bassa e una diminuzione per 6 volte in questo giro. E ora è l'ultima volta di questa parte che deve fare 6 diminuzioni e dopo aver lavorato 6 diminuzioni si può tagliare il filo e fermarlo. E così il corpo per la bambola Maria Alice è pronto e concludo qui questa parte del tutorial per questa bambola. Ti vediamo nel prossimo video dove lavoreremo sulla testa e i capelli. Un bacio su cuore, ciao ciao, arrivederci!